Ciao, di solito, lo sapete, cerco di preparare dei contenuti un po' grassotti, un po' consistenti in vista dei nostri eventi live. Stavolta purtroppo sono andato un po' lungo perché ero un po' ammalazzato e sto quindi registrando adesso questo piccolo video spot in preparazione per l'evento di domani. Domani, 19 febbraio 2026, parleremo con Paolo Legrenzi, famosissimo psicologo cognitivo, del suo libro Meravigliosamente complessi, come decidiamo, pensiamo, sentiamo la scienza della mente umana. Legrenzi è colui che ha passato un'intera carriera a dirci che non siamo razionali quanto crediamo, il che è interessante. Questa volta, lo voglio dire subito, non mi troverete particolarmente incline a polemizzare con questo libro e con il suo autore. In linea generale non ho grandi disaccordi o dubbi su niente di ciò che ho trovato in Meravigliosamente complessi. Anche per questo immagino che alla fine, spero, credo, non mi dilungherò più di tanto in questa sede. Intanto vi lascio il link alla live che abbiamo preparato ed ecco la locandina dell'evento sotto il cappello del Festival Intelligenze e nell'ambito del progetto di episteme della terza missione dell'Università di Siena ci incontriamo con Paolo Legrenzi in collegamento e poi con Antonio Rizzo e Chiara Mocenni sul palco, sul quale poi si alterneranno e ci saranno vari interventi e come al solito chi vorrà potrà intervenire dal remoto e lo potrà fare tramite la chat della diretta e tramite me. Insomma, vi invito a venire dal vivo e se proprio non potete collegarvi alla live. E ora, diciamo, vi spiego in due parole perché non potete non esserci. Legrenzi, appunto, è un decano della psicologia scientifica, come la definirebbe lui, che ha introdotto in Italia la psicologia cognitiva dura, quella che smonta le idee della psicologia non scientifica e del senso comune. E anche le idee, appunto, lo dicevo, sulla nostra presunta razionalità perfetta. Ecco lui che ci ha spiegato perché sbagliamo nell'investire, perché litighiamo con il nostro partner e perché crediamo tanto facilmente alle fake news. Insomma, non siamo nelle remote distese della speculazione teorica, ma nell'indagine di meccanismi mentali che riguardano ogni passo della nostra vita. La mia preparazione a questo incontro è consistita, come faccio sempre per me e per voi, nell'immergermi con il mio solito mix di curiosità e scetticismo preventivo nelle pagine del suo libro. Il risultato è stata un'esperienza che definirei meravigliosamente complessa, o forse provocatoriamente frammentata, diciamo. Ecco perché dovete leggere il libro e soprattutto non potete mancare all'evento, perché sono certo che sarà un'occasione imperdibile in cui metteremo sul tavolo i vizi e i difetti ineliminabili del nostro cervello e credetemi, ne abbiamo tutti davvero parecchi. È bene chiarire che Meravigliosamente complessi non è un saggio organico, è una raccolta, un mosaico di decine di articoli usciti originariamente, se non mi sbaglio, non ricordo male, sul Sole 24 Ore e trasformati poi in paragrafi di capitoli organizzati, diciamo, con l'intenzione di dare al libro una struttura quanto più organica possibile. Chi mi segue sa quanto sono normalmente critico, ed è pure un eufemismo, verso l'editoria italiana e che solitamente non posso fare a meno di additare le operazioni copia, incolla e stampa come qualcosa di poco serio. I risultati di questo tipo di operazione spesso sanno di stantio, di playlist best of senza una vera anima. Il rischio c'è sempre. E quindi nel nostro caso particolare, di fatto si salta dalla psicologia dei mercati finanziari alla gestione della felicità domestica con una rapidità che può lasciare anche un po' storditi, dato il saltabeccare continuo da un tema all'altro. Ma qui sta anche la possibile risorsa e provocazione di questo libro. Se questa frammentazione non fosse tanto un difetto, ma una tra le forme possibili per descrivere la mente moderna. In ogni paragrafo del libro Legrenzi si rivela un vero maestro del microsaggio. Ogni capitolo è una pillola di disincanto, non sempre per me condivisibile, ma ci sta, ma non c'è superficialità. C'è un sentimento partecipe, una motivazione costante. In un mondo editoriale di tomi insensati su cose come la coscienza quantistica, e qui ogni riferimento è puramente casuale, o di neuro di qua, neuro di là, e a questo proposito si veda un altro libro di Legrenzi, cioè Neuromania,
il cervello non spiega chi siamo, Legrenzi ci offre istantanee nitide dei nostri meccanismi inceppati, il che non è poco. Il libro stesso diventa quindi un po' una metafora di come funzioniamo oggi, a sprazzi per associazioni veloci, cercando di tenere insieme l'investitore razionale e l'innamorato folle, che convivono nello stesso cranio. È pigrizia editoriale o geniale realismo? Venite a chiederlo a lui direttamente. Un buon esempio di psicologia cognitiva che va oltre il lavoro del laboratorio è l'uso che Legrenzi fa nel libro della cultura pop e particolarmente del cinema. Non solo Daniel Kahneman, quindi, ma anche John Landis. Tanto che in fondo al volume troviamo, oltre a una ricca e molto variegata bibliografia, anche una filmografia. Legrenzi cita, per dire, Animal House per spiegare le dinamiche tribali del gruppo. Usa Kramer contro Kramer per dissezionare le distorsioni cognitive che distruggono le relazioni affettive. Analizza la grande illusione di Renoir per parlarci di bias sociali. Insomma, è una vera metadivulgazione e svuota di ogni significato, il che a me piace molto, la divisione tra cultura scientifica e cultura umanistica. Ci spiega come funzioniamo guardando le storie che raccontiamo e ci raccontiamo. Perché in fondo la nostra mente è una macchina per creare storie soddisfacenti, non storie vere, mi viene da dire, il che forse troverà d'accordo anche Antonio Rizzo, viste alcune cose che ci siamo detti in passato. Glielo chiederò sul palco. Siamo evolutivamente programmati per non farci mangiare dai leoni nella savana, ma anche per codificare il ricordo dei modi in cui siamo sopravvissuti alla giornata in storie, in modo da poter mettere sull'avviso gli altri membri della tribù, i più giovani e anche i non ancora nati. Non quindi per capire la verità oggettiva o per fare trading online, ma per creare rappresentazioni utili del mondo là fuori. E quando usiamo un hardware vecchio di 100.000 anni, e ISATI in realtà, perché insomma, l'orizzonte della nostra specie si espande sempre di più col passare del tempo, insomma, quando usiamo questo vecchio hardware per gestire un portafoglio azionario o una relazione su internet, i disastri sono più o meno garantiti. Legrenzi ci spiega perché secondo lui inevitabilmente accadono, e su questo magari discuteremo un attimo, dato che io ripeto spesso che è straordinario come un cervello che si è evoluto appunto in quelle condizioni poi sia in grado di indagare le profondità del cosmo. Ma vabbè. Poi viviamo nell'epoca del culto del genio, della disruption improvvisa, del mito alla Steve Jobs, alla Elon Musk, che hanno l'illuminazione divina e cambiano il mondo. Legrenzi non lo vede come un fenomeno contemporaneo, mi pare, ma come un'inclinazione della nostra cultura in generale, un'eredità diretta del romanticismo. E quindi prende questo mito e lo demolisce a colpi di Darwin. L'innovazione vera, sostiene, è come l'evoluzione, lenta, cumulativa, fatta di errori, di tentativi falliti e di pazienza. Darwin, tra tutti per lui è particolarmente vero, non ha avuto un'epifania improvvisa, ha accumulato dubbi per 20 anni e più, perché insomma era un tipo cauto. Questo è un messaggio potente e controcorrente in una società che premia la velocità isterica. Legrenzi elogia la lentezza dell'accumulo e dico io anche della cultura. Ma la domanda sorge inevitabile: possiamo permetterci questa lentezza oggi? O siamo scimmie darwiniane condannate a guidare delle fuoriserie digitali che vanno troppo veloci per i nostri riflessi? Siamo abbastanza intelligenti per creare queste macchine, ma siamo forse troppo stupidi per prevederne tutti gli effetti? Insomma, mi rendo conto di non aver maturato questa volta una critica organica e compatta di questo libro, che non è organico e compatto nemmeno lui. E allora, prima di chiudere, faccio un rapido elenco di alcune questioni che mi sono rimaste un po' di traverso e che, se ci sarà il tempo, magari porrò, almeno parzialmente, alle Legrenzi stesso. Legrenzi contrappone in vari punti del libro la psicologia scientifica a quella del senso comune, o anche, come dice lui, popolare o ingenua. Ma nel libro non mi pare chiarisca bene mai le differenze tra psicologia scientifica e psicologia clinica, quando sappiamo bene che le radici e le declinazioni della seconda sono largamente basate su autori quantomeno prescientifici, se non proprio antiscientifici. Per dire, Jung nel libro viene citato una sola volta e solo per metterlo nella stessa sala con gli altri psichiatri tedeschi che accolsero
cito con indifferenza, la relazione di Alois Alzheimer sulle cause del morbo che prende il suo nome. Mi pare chiaro che ci sia una problematica tra una psicologia scientifica e una psicologia tout court. Tanto che Legrenzi spesso nel libro sottolinea la peculiarità di questa scienza psicologica di dover essere abbinata all'aggettivo scientifica, per marcare una distanza dalla psicologia e basta. Mi sembra un tema interessante, non limitato al fatto che la psicologia tratta di individui, mentre lo studio della psicologia tratta i dati statistici, come ci dice nel paragrafo 3.1 dal titolo "Mi sto innamorando? Perché dimentico i nomi? Sto per essere truffato?" Punto interrogativo. Un'altra osservazione che mi viene da fare è che il libro ha l'indubbio merito di non parlare di intelligenza artificiale, tanto che essa viene citata una volta sola in tutto il volume, proprio nel paragrafo a cui ho appena accennato, e en passant tra altre tecnologie così che dette con proprietà mentali. Come ho scritto altrove, anche se non interessa a nessuno, sto sviluppando un serio fastidio, prima di tutto verso me stesso, per come questo argomento, l'intelligenza artificiale, ha invaso ogni aspetto della mia attività divulgativa e della comunicazione in generale. E personalmente sto cercando, anche se senza troppo successo, di liberarmi di questo tema pervasivo. Non posso però non chiedermi come si possa affrontare un argomento come il funzionamento della mente umana oggi senza prendere a specchio questa nuova realtà. Colgo quindi l'occasione, intermezzando queste mie osservazioni, per segnalare che abbiamo già in calendario, per l'appunto, un altro evento con Paolo Legrenzi e Antonio Rizzo, per presentare il loro libro a quattro mani, Pensare con l'intelligenza artificiale, un'alleata possibile. Se non sbaglio, questo altro interessantissimo evento sarà il prossimo 30 marzo 2026, a breve quindi, sempre con la stessa formula della diretta e dello streaming. In ogni caso ve lo ricorderò più sottodata, se volete iscrivetevi ai canali e ai nostri Substack. E appunto non si sfugge dall'intelligenza artificiale, almeno per adesso, che volete farci? È così. Poi una questione un po' più filosofica. In alcuni passaggi, anche se sullo sfondo di un costante ed esplicito rifiuto di ogni dualismo ontologico, si ha l'impressione che in Legrenzi non ci sia un rifiuto altrettanto netto di un dualismo delle proprietà, tanto fastidiosamente diffuso nelle scienze cognitive contemporanee. Per esempio, Legrenzi ci dice che la localizzazione di un fenomeno neurale in un punto della corteccia non è sufficiente per spiegare una capacità mentale in assenza di un modello psicologico, il che è anche comprensibile, ma mi chiedono, così non si rischia di avvallare indirettamente un dualismo delle proprietà che, per dirla con le parole Lacan, è logicamente più debole del dualismo ontologico? Quindi mi chiedo e chiederò come si pone realmente Legrenzi rispetto a questo tema. È una distinzione di comodo o nasce da una frammentazione teorica non del tutto risolta? Poi un'altra questione cruciale riguarda l'inconscio, cruciale per me, perché mi è venuta in mente. Nel libro emerge chiaramente l'idea di un inconscio cognitivo, che ben conosciamo, quella massa di processi veloci, automatici e inaccessibili all'introspezione, che guidano gran parte delle nostre decisioni. Il sistema 1 di Kahneman, le euristiche. La figura di Kahneman, non l'ho detto, ma è molto importante e presente in questo libro di Legrenzi, ovviamente visti i rapporti tra i due. Ma vorrei chiedere a Legrenzi che ruolo ha in questa visione scientifica l'inconscio freudiano? È stato definitivamente archiviato come mitologia letteraria e come dire, punto di inizio di una riflessione, oppure c'è ancora spazio per un inconscio che non sia solo calcolo nascosto, ma anche sede di dinamiche conflittuali e appunto anche sulla falsariga dei discorsi che fa Legrenzi diciamo, sull'infrastruttura psicologica dei processi cognitivi. Insomma, l'inconscio contemporaneo, mi viene da chiedere, è semplicemente tutto ciò che il cervello fa senza dirlo all'io cosciente, svuotato di ogni dramma simbolico freudiano, o c'è anche dell'altro? Mi sembra interessante. Poi nel paragrafo, un'altra cosa che mi veniva in mente è che nel paragrafo La falsa radice biologica dell'accudimento, nel capitolo 9,
si stigmatizza l'insistere di Darwin su una programmazione all'inferiorità della donna, con un certo stupore, anche un velo di indignazione. Il che a me è parso strano, perché non dovrebbe stupirci più di tanto che un uomo come Darwin fosse in definitiva un uomo del suo tempo, con i suoi bias, appunto, i suoi pregiudizi. Stigmatizzarlo non mi sembra molto utile a inquadrare il personaggio, al di là delle parti del suo pensiero che sono state lasciate indietro dalla storia, che non sono poche, pur riconoscendo a Darwin di essere stato una figura forse la più rivoluzionaria della storia del pensiero. Quindi insomma, mi ha colpito un po' il carattere, non lo so, uno strano rapporto con la storia di un personaggio che mi piacerebbe capire meglio e chiarire. Bisogna però non mi dilunghi oltre, sarebbero molte altre le piccole e grandi questioni che vorrei affrontare, ma le rimanderò a domani in modo da pubblicare questa cosa prima possibile. E vediamo allora perché domani dovete proprio esserci. Meravigliosamente complessa, è una cassetta degli attrezzi utile per non farsi troppo male nel mondo moderno. Alcuni attrezzi sono forse leggermente arrugginiti, altri comunque rimangono taglienti come rasoi. Ma l'evento sarà molto di più, sarà il tentativo di capire se c'è speranza per la nostra razionalità o se siamo condannati a essere appunto meravigliosamente caotici. Insomma, venite o seguite la diretta, non venite per le risposte facili, non ce ne saranno. Venite per imparare a fare domande migliori alla vostra stessa mente, è quello che proverò a fare io. Però prima di lasciarvi non mi voglio esimere dal leggere un passaggio del libro che tocca alcuni temi che a me sono particolarmente cari, come il rifiuto del dualismo e l'abbattimento delle barriere artificiali che sono state erette tra scienze esatte e scienze speciali e tra scienze e cultura umanistica. Tutto lascia una traccia nel cervello, ma il cervello non è tutto. La stessa localizzazione in un punto della corteccia non è sufficiente per spiegare una capacità mentale in assenza di un modello psicologico, come si è detto nell'introduzione. Dehaene è animato da grande passione per questo tipo di studi, ma evita il riduzionismo, e cioè la tendenza a ricondurre i meccanismi mentali esclusivamente alla fabbrica che li produce. Come osservano Manuela Piazza e Francesco Pavani nel saggio Le neuroscienze cognitive del 2022, perfetta introduzione a tali discipline, dobbiamo coltivare un riduzionismo ontologico che rifiuta il dualismo spiritualista mente-corpo. Bisogna però anche praticare un antiriduzionismo metodologico che respinge la visione a volte implicita e non espressa che il livello di descrizione delle implementazioni neurali sia sufficiente per raggiungere una comprensione degli algoritmi e delle computazioni necessarie a realizzare la mente e il comportamento. Piazza e Pavani riconoscono il rischio di quel tratto adolescenziale delle scienze cognitive che è l'arroganza. Riescono a evitarla, forse perché hanno iniziato la carriera con quelle borse post-dottorato Marie Curie che premiano il pluralismo metodologico, troppo spesso frenato nell'università italiana dall'incomunicabilità tra obsoleti raggruppamenti disciplinari. E mi pare, sembra un po' un pezzo tirato fuori, però in queste parole di Legrenzi mi sembra che ci sia un po' tutto, sì, anche i dubbi di cui ho parlato, e quindi intorno a queste frasi si possa ragionare molto e anche dal paragrafo da cui sono state tratte. Vabbè, e con questo basta perché mi sono dilungato troppo. Ci vediamo lì e ricordate, se non venite è probabilmente colpa di un bias cognitivo che vi fa preferire la comodità del divano, e un po' vi capisco, alla fatica del pensiero critico. Combattetelo e quantomeno collegatevi. Link all'evento in descrizione. Poi, per rimanere informati sulle iniziative presenti e future del Festival Intelligenze di Episteme e le mie, mi raccomando di iscrivervi al Substack che trovate in descrizione, e poi scrivete nei commenti qual è il bug del vostro cervello che odiate di più: l'impulsività, la procrastinazione, l'illusione di avere sempre ragione. Parliamone. Ci vediamo in live domani. Ciao.